Allora, vediamo cosa abbiamo oggi qua. Ok, PS4, FAT, mi è stata mandata per un controllo, una riparazione. Adesso vediamo. Dovrebbe accendersi e spegnersi subito, cioè LED blu e poi si spegne subito. La corrente è attaccata, però il coso del lettore non funziona, probabilmente è staccato dentro. Qui abbiamo le viti sotto che sono sbagliate, non sono quelle giuste. Beh, vabbè, ma sapevo che era già stata aperta. L'unica vite corretta è questa qua, che è quella nera. E allora, vediamo un po'. Sì, LED blu per un secondo, 2 secondi, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ok, vediamo subito che cos'è che non quadra. Eccole qua, quelle nere sono qui e dovrebbero stare fuori. E sicuramente ce n'è una, perché queste sono più strette, più piccole, eccetera, non vanno bene qua. E dopo sono sicuro che ce n'è una anche dentro, qui sparsa da qualche parte. Aspettate che tolgo queste. Mi sa che il filetto dentro sulla plastica è tutto spanato. Vediamo che cosa riusciamo a sistemare qui, se è sistemabile. Allora, cosa determina questi problemi qua? Allora, di norma, questi problemi qua, dov'è quell'altra nera? Sparita. Sarà da qualche altra parte nella scheda? Boh. Vabbè, allora, il LED blu per 1-2 secondi. Adesso dovreste anche sentirmi decisamente meglio. Ho modificato le impostazioni su OBS per quanto riguarda l'audio. Dovrei fare molta meno fatica adesso per quanto riguarda editing video, appunto per questioni di audio. Dovrebbe essere migliorato parecchio. Ho messo i filtri, ho aumentato tutte le impostazioni, eccetera. Dovrebbe venire fuori un video fatto bene questa volta. E spero di aver risolto completamente tutte le questioni appunto del audio che, e video chiaramente anche. Devo comunque cambiare la mia scheda video, devo fare un upgrade perché quella che ho è una 2070 Super ma è un po' difettosa e purtroppo quel giorno ho acquistato una scheda che tecnicamente funzionava ma sotto carichi pesanti non va in blocco, quindi è un peccato. Per funzionare funziona, almeno si può utilizzare come scheda di backup o roba del genere, però quando si deve andare appunto a fare editing e prende molta energia, dopo va in blocco tutto e non va bene. Comunque, il problema dei 2 secondi o un secondo e poi si spegne può essere l'alimentatore, può essere, perché l'alimentatore ha due tipologie di voltaggi per le PlayStation 4. Okay? Ha la linea dei 5 volt di standby, okay? Che è quella che fornisce appunto 5 volt alla console, alla scheda e vi permette di andare ad accenderla. Ok, poi una volta che la console ha ricevuto l'ordine di accendersi, ok, invia all'alimentatore il segnale per accendere anche la 12 volt e quindi si accende anche la 12 volt. Ok, in questo caso cosa succede? Vi fa il LED blu per 1-2 secondi e poi dice, poi la console si domanda come mai non ci sono i 12 volt e si spegne, chiaramente, perché dice senza i 12 volt io non riesco a far partire. Wow. Allora, a parte che è tutto bello martoriato qua, e però non capisco come mai non funzionava il questo qua, magari non è collegato sotto. Allora, qui manca una vite, eccola qua l'ultima vite nera trovata. Qui mancano le due viti che sono quelle argentate. Comunque ci sono 3 viti argentate qui, quelle nere sono solo da esterno. Quindi come prima cosa andiamo a verificare l'alimentatore, ok, se è in buono stato,
e se riesce a fornire 12 volt. Perché se non riesce a fornire 12 volt chiaramente abbiamo un problema all'alimentatore. Può capitare. Allora, come facciamo a... questo qua è quello con i due... quello con 4 piedini, con 4 pin. E non mi ricordo... no, è quello con 5 piedini che bisogna fare all'esterno. Ok. Allora, possiamo eventualmente anche direttamente prenderlo da sopra. Anche, sì. Si può anche eventualmente prendere la misurazione da sopra, senza per forza... devo comunque smontare questa vite e queste due che c'erano qui. Oggi non si riesce proprio a lavorare fra messaggi e chiamate. Aspettate un attimo. Allora, dove eravamo rimasti? Sì. Qui il cavo è collegato, è tutto collegato. Comunque, stavo dicendo, si può provare eventualmente la 12 volt tenendo lo stesso l'alimentatore inserito, però chiaramente bisogna togliere quelle due viti qui e si possono lasciare queste tre, ok? Perché queste due vanno, oltrepassano l'alimentatore e vengono da questa parte qui, ok? E vengono qui e quindi non riuscite a togliere questo, ok? Perché quello che bisogna andare è misurare qua, i 12 volt se sono presenti qua, ok? E quindi adesso possiamo togliere questa e gli rimontiamo l'alimentatore, ok, così possiamo fare le prove in sicurezza. Perfetto, gli mettiamo quelle tre viti che servono, così se ne sta fermo in posizione. No, non questa, qua, ecco, e così se ne sta bella ferma lì. E a questo punto possiamo anche eventualmente metterci la copertura, così siamo molto più tranquilli. Bene, ok. Un altro modo che si ha per vedere se ci sono i 12 volt è vedere se la ventola comincia a girare appena si accende la console. Altra cosa, se la ventola comincia a dargli un giretto, un accenno, vuol dire che la 12 volt almeno arriva. Può essere lo stesso un caso in cui gli alimentatori non riescono a tenere la tensione sotto carico. Ci può anche stare, però è poco comune comunque questa cosa qua. Quindi andiamo qui e andiamo a vedere qui, ok, cosa succede. Però dobbiamo attaccare la corrente perché sennò col cavolo che andiamo a ricevere i 12 volt. Allora, qui abbiamo niente per il momento. Allora, facciamo la prova. Sì, abbiamo 12 volt. Va bene, quindi non è l'alimentatore, fino a prova contraria. È qualcosa sulla scheda. E allora andiamo a investigare. Ah no, ok, ci sono i pad termici. Mi ero un attimino preoccupato, ho detto magari non ci sono neanche i pad termici. Allora, non possiamo staccarla perché no, la ventola comunque non mi serve, perché ci sono tutti lo stesso gli altri cavi dall'altra parte. Quindi per togliere la scheda dobbiamo lo stesso togliere l'alimentatore e togliere i cavetti del lettore, altrimenti strappiamo tutto e poi non ci possiamo meravigliare che le cose non funzionano. Perfetto. Il cavetto si deve premere, non tirare, si preme la linguetta qui metallica, è fatta apposta, anche qui
si preme la linguetta e il cavetto viene fuori, ok? Si toglie questo cavo, si toglie l'antenna e siamo a posto. Ora la scheda è libera di uscire, vedete? Allora, la pasta termica sembra ancora quella originale, a meno che non è stata pulita e è stata riapplicata qualcosa di simile. Sembra, ho detto che sembra, può essere di no. I pad termici, anche qua ce n'è uno doppio in questo caso. Un pad termico doppio può creare problemi di spessore, perché in quel caso gli manca comunque un pad termico. Ma per il momento non dobbiamo preoccuparci di questo, dobbiamo preoccuparci di fare qualche misurazione. Sono state segnate positivo o negativo per fare le prove. Ok. Allora, la porta HDMI è a posto. Sembra che nessuno abbia lavorato qui sul circuito HDMI, va bene. Così, ispezione a occhio nudo. C'è qualcosa che salta all'occhio? Magari dei punti di corrosione? O qualcosa di evidentemente esploso? Sembra di no. Spero che nessuno abbia fatto nessun tipo di lavoro al processore. Sembra in buono stato. Ho avuto un caso in cui un processore, per problemi in cui appunto era parzialmente disaldato dalla scheda, mi dava appunto LED blu per 1-2 secondi. Però la vedo più difficile. Ho avuto un solo caso. Allora, andiamo a misurare a questo punto. Allora prendo il multimetro a schermo, datemi un momento. Ok, e andiamo in resistenza. Andiamo a vedere che valori di resistenza abbiamo sul processore. Voglio vedere, verificare che cosa c'è qua attorno. Allora, qui abbiamo 50, qui abbiamo 33, qui abbiamo 12, qui abbiamo 300. Cos'è qua? Che memorie ci sono? Elpida. Ok, ci sta. Fossero state Micron dovrebbero essere circa 100 ohm, 120 ohm. Elpida sono 300 circa e Samsung sono 20 ohm, quindi ci sta. Tutto qui sembra a posto. E abbiamo cortocircuiti qua? Sembra di no, però qualcosa non gli piace. Qualcosa non gli piace. Cosa però? Allora, io farei una prova per verificare il funzionamento. Allora, vediamo qua i 5 volt. No, idem. No, scusa, questi sono i 5 volt. E siamo a posto. Teoricamente abbiamo tutti i voltaggi di standby già presenti, quindi non è necessario andare a verificare il source bridge, perché teoricamente se non ci fossero voltaggi di standby non proverebbe neanche ad accendersi. Quindi l'unico problema è sulle fasi del processore e delle RAM, che in teoria magari non ricevono corrente o c'è qualcosa di strano che impedisce
il loro corretto funzionamento. O magari anche un fusibile, ci sono anche i fusibili qua, quindi andiamo a verificare i fusibili. Ah, vedete qua? 2,75 kg e questo è un fusibile. Questo qua è un fusibile ed è il fusibile che mi va alle RAM. Ah, vediamo questo fusibile qua. Questo è buono. Quindi, sì, questo fusibile qua, eccolo qua, è bruciato. Semplice allora. Ma di per sé allora vuol dire che qui c'è un problema? Qui c'è un problema? Sembra di no. Allora, questa è una SAB001, devo controllare perché potrebbe esserci ad esempio uno di questi MOSFET che è in cortocircuito e non riesce a... No, questo è lo stesso collegato a massa, vediamo fra gate e drain, no è source, scusate. Ah, vedete mo? Quindi andiamo in modalità diodo e andiamo a verificare questo gate qua. Abbiamo 0,13, invece questo ci abbiamo 0,42, vedete? Questo qua probabilmente MOSFET è andato, non è andato di per sé tra gate e dovrebbe essere source, ma è fra gate e drain, eccolo qua. Quindi tecnicamente questo qua è il colpevole e che mi ha fatto bruciare il fusibile. Quindi se io vado a cambiare il MOSFET e vado a cambiare il fusibile, teoricamente dovrebbe essere tutto a posto. Quindi lasciate che prendo un attimo una scheda di ricambio e torno subito. Allora, ecco qua un'altra scheda SAB001 e andiamo a fare quelle due piccole misurazioni. Questa qua c'è il processore bruciato, l'ho utilizzato in molti altri video. Però allora noi abbiamo allora in resistenza il fusibile qui come vedete è buono, ok? E adesso andiamo a misurare in diodo, ecco qua, il gate di questo MOSFET, vedete 0,65, quindi sono sicuro che quello lì è buono. Togliamo il bip, voglio vedere. Allora, fra gate e source 0,98, vedete? È diverso. Qui è ok, perfettissimo. Allora, riparazione veloce? Sì, perché conosco parecchie... rapida, diagnostica rapida, perché conosco parecchie cose sulle PS4 ormai. È anche una questione di logica, per me. Allora, aria calda. E andiamo a staccare la batteria perché è troppo vicina. Potrei fare lo stesso ma non ho voglia di... magari questa qua è anche esplosa oppure è gonfia o altro. Molto bene. Qua abbiamo due piccoli condensatorini. Quindi andiamo a coprirli. Ci mettiamo una barriera. Ecco qua. Questi qua della PS3 sono fantastici. Ottimo. Così sono isolati. Molto bene. E finalmente ci ha messo un bel po'. Allora adesso aspettiamo un attimino. Siamo ancora in modalità diodo. Vediamo cosa cambia. Ma in teoria, ecco no, vedete? Adesso è 0,47. Vedete? Quindi quel MOSFET lì se n'era andato. Parzialmente bruciato, parzialmente cotto. Ok? Quindi adesso non ci resta che prenderlo dall'altra scheda e preparare qui la faccenda. Quindi flussante,
stagno nuovo. Perfetto. E dobbiamo togliere anche il fusibile che è bruciato. Ecco fatto, il fusibile c'ha la scritta T sopra, c'ha la lettera T di Torino, ok? E questo vi dà le indicazioni sulle caratteristiche del fusibile. Magari è un fusibile da 2 ampere o roba del genere, insomma, per ogni lettera che ci sono i fusibili, c'è il fusibile con la lettera A, B, C, tutte le lettere dell'alfabeto praticamente, e ogni lettera corrisponde chiaramente a una caratteristica di voltaggio e di amperaggio. E io chiaramente adesso ho una scheda qua da cui posso prenderlo, quindi non mi interessa saperlo, poi eventualmente lo cercherò per avere delle informazioni in più. Ok, quindi adesso noi togliamo la scheda qui, prendiamo questa e estraiamo il MOSFET e il fusibile. Però anche con questo sarà una scheda di ricambio, ma non voglio beccarmi in faccia un condensatore. Ok, ora riprendiamo la scheda qui, a posto, la barriera, prepariamo qua anche per il fusibile che ancora non l'abbiamo fatto, così lo possiamo mettere, grazie, che gentile che sei, rimani lì fermo, grazie. Allora, stavo dicendo, così lo possiamo mettere bello in posizione. Questo lavoro non serve neanche il microscopio, tanto per me i componenti sono sufficientemente grandi. Ok, adesso il MOSFET. Fantastico, è uscita una pallina qui, a posto, meraviglioso. Adesso scommetto che si accende. Dopo che si sarà raffreddata, chiaramente. Però possiamo già andare adesso un attimino a vedere qualche misurazione. Lo stesso, modalità diodo. Ok. Il gate, eccolo qua, 0.5. Perfetto, non è più 0.1 come prima. E il fusibile siamo a 0, quindi ok, perfetto. Molto bene, allora non ci resta che riassemblare e fare l'ultimo test. Siamo pronti. Cavetto della corrente. Fantastico. E ora vediamo, sono curioso. Si accende o non si accende? No, non ancora. Vuol dire che c'è ancora qualcos'altro. A meno che non si è ribruciato tutto quanto di nuovo. Andiamo a rifare le misurazioni, vediamo.
vedete adesso è 0. Abbiamo un cortocircuito qui ancora. Eccola qua. Cos'è che è in cortocircuito? 217 ohm, 215 ohm. C'è qualcosa qui che magari mi continua. Qui abbiamo 300 ohm. Magari c'è questo condensatore qui. Allora, vediamo un attimo in diodo il gate. 0,12, come prima. È esploso anche questo. Ma perché? Perché magari c'è un problema dopo, perché magari c'è un problema al driver. Potrebbe esserci un problema al driver per questi MOSFET qua. E il driver per questi MOSFET qua è questo qui. Dietro, in diretto contatto. È lui che comanda l'apertura e la chiusura di quei MOSFET lì. E adesso magari si è di nuovo bruciato il fusibile. Infatti. Sì. Allora. È tosta, eh? Va bene. Ritogliamo, ripetiamo e vediamo. Perché si è ribruciato il MOSFET? È possibile che appunto il driver per questo MOSFET sia difettoso e quindi manda un impulso troppo forte al MOSFET e lo disintegra. Ok? Quindi alcune volte può essere utile anche cambiare il driver. Allora, qui abbiamo 2 ohm qua. Ok. Male io che non ho controllato prima. Qua c'è sicuramente qualcosa che non va. E ho la sensazione che sia questo condensatore qui. Perché lo vedo brutto. Stacchiamo anche l'altro già che ci siamo per sicurezza. Ah, ecco. Uno di questi due condensatori è partito. Quale? Questo? Sì. Quello rovinato. Questo qua? Questo è buono. Ok, quello lo posso rimettere. Quindi c'era un condensatore bruciato, il MOSFET che si brucia, ed è un peccato anche, sinceramente. È un peccato. Non comprendo come un MOSFET possa bruciarsi quando c'è un condensatore prima in cortocircuito, sinceramente. Vabbè, l'uscita qua è di 180 ohm perché c'è il MOSFET qui che è il MOSFET di parte bassa che è collegato direttamente alla massa della scheda. Aumenterà la sua resistenza nel momento in cui c'è... A meno che comunque non è già di per sé, però dovrebbe mostrarmi 0 ohm. Se avesse problemi. Invece no, non ha problemi. Non saprei. Voglio assicurarmi che le cose funzionino, ma
A questo punto lo tolgo dal circuito, vediamo cosa succede. Lo misuro fuori dal circuito. Non voglio bruciare altri componenti, chiaramente. Ok, allora, questo MOSFET qua, se lo giriamo, ok, andiamo sotto il microscopio, così sono sicuro di toccare le cose giuste. E ok, allora, tra questo e questo, no, non c'è continuità, ok? Qua non c'è continuità, qua a posto. No, questo sembra ok. E fra questi due? No, è ok. Allora, come cavolo si chiama questo qua? 15, basta? 15 o 5108? O 51 dB? Può essere, aspetta che mi avvicino. Sì, 51 dB a quanto pare. 51 dB. Ok, mentre questo, che cosa c'è scritto sopra? Ah, questo c'è scritto diversa roba. DE43AA. È lo stesso di questo? Arrivano dallo stesso modello di scheda, ma possono eventualmente... No, vedete? E questo è un 51 LB. Arrivano dallo stesso modello di scheda, però eventualmente nella fabbrica di produzione, appunto, fra una scheda e un'altra ci possono essere delle differenze. Allora, vediamo. Comunque questo qua era quello originale che c'era sulla scheda. Vediamo. Allora, fra qua, ok, qua, ok, ma se andiamo sugli estremi... Ah no, niente? Ah, interessante. Interessante. Quindi, aspettate che lo tengo fermo in qualche modo. Se io misuro da qui a qui... Ah, non c'è cortocircuito, vedete? Quindi questo MOSFET è buono allora. Mi ha ingannato. Tutto dovuto al condensatore e basta. Ok. E quindi teoricamente anche questo. Quello che ho rimpiazzato forse è buono. È rimasto buono. Vediamo. Sempre una gran difficoltà a misurarli fuori. Sì. È buono. Molto bene. Qua? Ah no, qua no, vedete, no. Questo è in corto. Ok. O no? È in corto o no? No. 6 mega ohm. Ah, forse è perché gli ho dato... Sì. Allora, ho aperto il MOSFET. Andando con la... come si dice? Con il puntale rosso, cioè positivo, il multimetro manda una piccola quantità di corrente e fa aprire il MOSFET, vedete? Ma se io gli metto il negativo e quindi scarico il gate del MOSFET, poi qui risulta chiuso e si chiude il MOSFET, vedete? 8 mega ohm. Quindi il MOSFET funziona. E l'unico problema era quel condensatore là bruciato. Buono a sapersi. Allora adesso rimettiamo le cose in posizione. Rimettiamo i due MOSFET. Quello marchiato 15
va in questa posizione qui, eccolo qui, e quello con il numero 19, questo qua originale, ok, va in questa posizione qua. E quindi l'unica cosa che serve è di nuovo il fusibile, ok, che lo posso prendere direttamente da un'altra scheda, e un altro di questi condensatori qua. Questo qua è quello buono e questo qua è quello rotto. Vediamo se c'è una traccia, se si fa vedere che è crepato, rotto o qualcosa. Sì, vedete? Eccola lì. Eccolo lì il segno. Guardate qua che bel crepo. Questo qua è un condensatore esploso. E l'ho visto solo perché chiaramente, vedete, c'era questa cosa qua. Che non è bello argenteo come questo. E infatti al microscopio si vede benissimo che questo è in cortocircuito completo. È rotto. Bene. Allora andiamo a risaldare tutto. Ok. E andiamo a ritestare tutto quando ho finito. Allora facciamo qualche misurazione giusto per essere sicuri di nuovo che sia tutto ok. Allora qui vabbè abbiamo i soliti 300 ohm, vabbè adesso ci sono i MOSFET caldi. Allora su questo punto qua non abbiamo più cortocircuito, va bene. Su questo punto qua, che è il gate, non abbiamo più cortocircuito. Allora andiamo in diodo. Allora, questo gate fa 37, questo gate fa 50. Perfetto. Ottimo. Qui siamo a 50. Molto bene. E vabbè, qui è l'ingresso della 12 volt. Ok, allora adesso riprendiamo. Un'altra scheda, un altro condensatore. No, dov'è la scheda di prima? Eccola qua. Ah, vabbè, ma no, mi serve il fusibile di quella scheda lì, è già stato usato. Quindi, vabbè. Allora, prendo direttamente da un'altra scheda che trovo qua sopra e faccio il cambio direttamente. Ok, ultimo test. Allora, intanto controlliamo il fusibile. Il fusibile è buono. Mettiamo in resistenza magari meglio. Ecco, vedete, è buono. E qua, a posto, abbiamo valore di kilo. Perfetto. Ora spero che questo abbia risolto il problema. Allora, facciamo anche una cosa, andiamo a prendere anche l'ultimo pad termico qua. Aveva la scheda qua, eccolo qua. La scheda di ricambio aveva già i pad termici, quindi perfetto, ne mettiamo uno e siamo a posto. Quello lì c'è già. Quindi possiamo tranquillissimamente anche andare a eventualmente pulire, rimettere la pasta termica. Nuova. Il coso non funziona, c'è proprio una voglia di funzionare. Non so se sia per motivi del pulsante o altro, però adesso voglio solo vedere. Allora, se io gli attacco la corrente, no? E vado direttamente da qua. No. Ah, ok, a posto. La scheda funziona. Non ho capito perché c'è il pulsante che non funziona. Ah, sì, perché c'è anche un altro problema.
E all'interno qui non è solo questo dentino qui che fa il lavoro, ma anche questo dente che arriva poi sulla parte frontale e quindi va pulito anche quello. Vabbè, non lo faccio adesso, lo farò più avanti. Per il momento voglio solo verificare che la console finalmente si accende. Ok, siamo tutti pronti? L'hard disk. Ok. Yeah! Ci siamo, sta rimanendo accesa, si è avviato tutto. Sento l'hard disk. A posto ragazzi. A posto. Sono già sicuro che questa mi fa luce bianca. A meno che non abbia problemi lo stesso al processore perché è dissaldato o roba del genere. Allora. Ma io sento l'hard disk che funziona. Quindi ho la meravigliosa sensazione che questa funziona. Sì, vedete, luce bianca. Vediamo se si vede qualcosa. Sì, eccola qua. Ed è in spagnolo. Te damos la bienvenida de nuevo a PlayStation. Bello. Ok. Chissà da quale parte del mondo arriva. Bene. Eccolo qua. Un chicco di riso che ha impedito completamente alla console di accendersi. Niente ragazzi, spero che abbiate imparato qualcosa. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Adesso vi collego il controller, vi faccio le ultime cose. E grazie per qualcuno che ha comprato, sono contento. E cos'altro? Niente, nel senso, vabbè, sapete le solite cose. Se non siete iscritti, iscrivetevi se volete imparare qualcosa di più, se vi interessano questa tipologia di contenuti. Se volete supportare il canale ci sono gli abbonamenti attivi, potete fare anche delle donazioni separatamente, nessun problema. E allora il controller rimane connesso, ok, perfetto. Allora andiamo dentro a un... Andiamo, lasciamo... Ok, facciamo un account così. Allora, cosa c'è dentro? Abbiamo eFootball 2024. Aspettate che vi mostro direttamente. Allora, sistema 11.00. Wow, è fortunata la persona. Può avere questa console. Adesso c'è anche l'ultima versione. Hanno fatto in modo di ottenere un jailbreak per le versioni 11.00. Quindi se non le aggiorna può avere una console modificabile. Bello, buon per lui. Allora, HDCP. Togliamo HDCP. Così vi faccio vedere. Ok, andiamo con la capture card. Eccolo qua, vedete? A posto. 11.00. Fantastico. E qua c'erano dei giochini normali. eFootball, FIFA 23, Fortnite, Kart Racing, GTA 5, Sims 4. Vabbè. Deciderà la persona che mi ha mandato che cosa vuole fare, se vuole resettare la console o altro. Io non faccio questa cosa qua, a meno che non su richiesta chiaramente. O sulle mie console. Le mie console sì, chiaramente lo faccio. Resetto per rivenderle, eccetera. Bene, e niente, come sempre, grazie per aver visto fino in fondo, chi è rimasto. Se volete supportare il canale potete, come avevo detto prima, abbonarvi al canale a partire da 2 euro, quindi è proprio minimo, così avete l'anteprima. Potete vedervi tutti i video in anteprima quando li carico e non durante la scaletta settimanale. Oppure potete fare tranquillamente una donazione se questo video vi è stato utile e volete darmi qualcosa in cambio piuttosto che niente. E niente, iscrivetevi, commentate sotto se c'è qualcosa da commentare, se volete commentare sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!